Salve, benvenuti, sono Gianni. Ho scritto un manuale sul cycling a beneficio dei piloti. Durante l'approfondimento delle particolarità di questa procedura è scaturito che alcuni dati e alcune regole dettate dalle varie authority, secondo i miei calcoli, non sono esatti. In questo settimo episodio vi dimostrerò che la dicitura di ICAO andrebbe modificata. Buona visione. ICAO, International Civil Aviation Organization, nel DOC 8168 definisce la regola base per poter effettuare un circling. Dopo il contatto visuale iniziale, l'assunto di base è che l'ambiente, ovvero l'area della pista, deve essere tenuto in vista finché si mantiene la MDA, Minimum Descent Altitude, altitudine che ci garantisce la separazione dagli ostacoli. In un punto successivo detta le regole per poter scendere al di sotto della MDA. I riferimenti visivi devono essere stati acquisiti e possono essere mantenuti, il pilota ha in vista la testata pista, egli può mantenere la separazione dagli ostacoli, si trova in una posizione che gli consente di continuare verso l'atterraggio. Anche FAA, Federal Aviation Administration, prescrive un missed approach in caso si perde il contatto visivo. Da notare però che ICAO parla di pista, luci di avvicinamento e di pista, segnaletica orizzontale della pista, mentre FAA parla di aeroporto, che è un concetto ben diverso. Significa avere in vista, oltre quanto elencato da ICAO, gli eventuali hangar, l'aerostazione, i raccordi per il rullaggio ed ogni altro punto di riferimento legato all'aeroporto nel suo complesso. In aggiunta, FAA indica la possibilità di poter perdere per un breve periodo il contatto visivo con l'aeroporto. Ciò solo in caso avvenga durante una normale virata. Questa aggiunta tiene conto della realtà. Infatti, un velivolo che sia costruito in modo che il pilota si trovi all'altezza delle ali e dei motori, come nelle due foto, sarà impossibilitato a vedere la pista durante la prima virata dell'apertura. L'inclinazione alare, pur minima, porterà la struttura delle ali e i motori a trovarsi lungo la traiettoria occhio pilota pista, impedendo per oltre 20 secondi di mantenere il contatto visivo. Ma anche aerei più grandi hanno le stesse problematiche. Su ogni aeromobile esiste una posizione ritenuta il miglior compromesso tra vedere la strumentazione interna e il maggior campo visivo esterno. Questa posizione è indicata dal costruttore quale DERP, Design Eye Reference Point. Molti aerei vengono forniti di semplici sistemi per potersi posizionare in tale punto, ad esempio spostare il sedile avanti e indietro, in alto e in basso, fino a che l'occhio del pilota traguarda una pallina rossa al centro di una bianca. A volte il costruttore fornisce un grafico con gli angoli di visione esterna. Nell'esempio, la visione esterna lateral verticale permette un angolo verso il basso di 30 gradi. Spostando il capo di 5 pollici, ovvero 12 cm e mezzo, l'angolo può aumentare fino a 36 gradi. Se questo aereo inizia l'apertura portando il proprio bank a 25 gradi, trovandosi a 2400 metri dalla testata pista, ad una MDH di 1000 piedi, il pilota non avrà la pista in vista. La struttura dell'aereo gli impedisce di vedere l'aeroporto. Nel caso spostassi il capo, potrà vedere la pista fino ad un'inclinazione alare di 28,7 gradi. Tale problematica avviene anche per i velivoli ad ala alta, ma per loro la perdita del contatto visivo con la pista, per un tempo piuttosto lungo, avverrà durante la prima parte della virata base. Aver voluto aggiungere tale dicitura riguardante le virate da parte di FAA viene a rafforzare il concetto che, al di fuori di questo caso, il pilota deve assolutamente mantenere un costante contatto visivo con l'aeroporto, senza interruzioni di sorta. Forse sarebbe il caso che anche ICAO aggiungesse qualche riga al riguardo. Ora che vi ho dimostrato che la dicitura ICAO andrebbe modificata, nell'ottavo episodio desidero illustrarvi come si comportano le compagnie.
Se attenderete, partirà automaticamente. Spero che questo argomento vi sia interessato. In tal caso vi prego di premere un like posizionato più in basso, di visitare il mio sito e di iscrivervi al mio canale YouTube. Se lo desiderate potete lasciare un vostro gradito commento. Grazie. Se siete interessati a questo argomento ed in generale alla sicurezza del volo, vi suggerisco questi link.